Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono a New York e oggi ho deciso di fare un altro Q&A, question and answer, domanda e risposta. Ma per questo video ho deciso di fare qualcosa di diverso. Invece di sedermi davanti alla videocamera a casa, ho deciso di venire qua alla città e fare il Q&A qua e farvi vedere un po' della città mentre rispondo alle vostre domande. In questo momento sono sull'angolo di 40esimo strada e Broadway, 40th and Broadway, qualche isolato al sud di Times Square. Comunque la prima domanda di oggi è da Chiara MR, da qualche mese fa. Dice: non sapevo fossi io italo-americano, sei l'unico della tua famiglia ad aver imparato la lingua e ad aver viaggiato in Italia. Sì e no, decisamente sono l'unica persona della mia famiglia di aver imparato l'italiano, di parlare italiano. Sì, anche se sono italo-americano, sono la quarta generazione italo-americana. I miei antenati sono venuti qua più di 100 anni fa e quindi come generazioni purtroppo la lingua è stata persa. E non sono la prima persona della mia famiglia di aver viaggiato in Italia. In realtà ho due cugini che in passato hanno viaggiato qua, lì, no, qua, non sono in Italia adesso. Sì, loro hanno viaggiato in Italia, ma decisamente io sono la persona che ha passato il più tempo in Italia, decisamente. Camminando verso Times Square. Di solito evito questa zona perché ovviamente è una zona molto turistica e pieno di persone, c'è sempre il bailame qua e visto che non sono un turista non mi piace questa zona. Ok, adesso vi do un piccolo consiglio, un piccolo tip per vedere uno spettacolo su Broadway, un Broadway show a un buon prezzo. Sotto le scale rosse qua a Times Square c'è questa cosa si chiama TKTS, TKTS, è un posto per comprare i biglietti a un buon prezzo il giorno dello spettacolo. E la seconda domanda è: quali sono i miei cantanti preferiti e anche autori preferiti italiani? In realtà ho letto solo 3 libri in italiano di 3 autori diversi, quindi in questo momento non posso scegliere un preferito, però per quanto riguarda i cantanti mi piace un sacco Levanti. Mi piace un sacco Coez, mi piacciono un sacco Pinguini Tattici Nucleari, Måneskin e dei giornalisti Tommaso Paradiso. Sì, quindi direi che questi sono i miei preferiti. Oh, anche con Giovanotti. Qua c'è un McDonald's, non un McDonald's, ma un McDonald's che è aperto 24 ore su 7, quindi è molto importante ingrassare a qualsiasi ora che si vuole.
E un consiglio, una cosa molto importante da imparare è la pronuncia giusta di McDonald's. Non è McDonald's, ma c'è una S con il McDonald's, è molto importante, decisamente è una cosa per sembrare più americano. Ok, adesso sono a Bryant Park, è un parco sul viale, la sesta viale, no, Sixth Avenue, tra le strade 42 e 40 mi sa, sì, tra 42nd e 40th Street, Sixth Ave. È un parco abbastanza famoso mi sa, abbastanza grande, bello. C'è anche un palco qua per i concerti nell'estate, c'è cibo, c'è tutto, adesso c'è tipo questa cosa, si chiama reading room, praticamente una persona si legge un libro. E c'è anche la biblioteca pubblica di New York Public Library, anche proprio qua. Ho sbagliato, il palco in realtà è una cosa per mostrare, per guardare il film, si chiama Bryant Park Movie Nights. Ok, ho trovato un tavolo per sedermi e rispondere alla prossima domanda. Vediamo. John Oliver. Non ti spaventa la vita in US dove c'è un tasso di omicidio e criminalità altissimi, tantissimo più alti dall'Italia che col Giappone? Sono i paesi con i tassi di omicidio più bassi al mondo. Domanda molto interessante. Sarebbe una bugia se dicessi che non penso a questa cosa, che a un momento o all'altro potrebbe esserci una sparatoria, letteralmente anche qua al parco. Se succedesse non mi spaventerebbe per niente, perché è il mondo in cui viviamo qua in questo paese, ma non voglio dire che mi spaventa, che sono spaventato di vivere, che ho paura di vivere in questo paese, perché il mio paese è ancora un paese molto sicuro. Ci sono le statistiche che dicono che è anche una cosa del mondo, ma questo è il periodo più pacifico del mondo, del paese. Ma sì, a dire il vero, c'è un po' a volte penso a questa cosa, che ho, specialmente in un posto abbastanza pubblico, abbastanza aperto, dove non c'è la polizia, non c'è la sicurezza, non c'è la sicurezza, perché entrare in qualsiasi evento qua, i musei, anche qua la biblioteca, si deve attraversare, si deve fare i controlli, tipo con, come si chiama, metal detector, la cosa che controlla per i metalli, gli oggetti metalli, le armi sul corpo, eccetera. Direi che penso a questa cosa, ma non sono spaventato, non ho paura di vivere qua. Forse sono abituato, non lo so. Sì, secondo me non ha senso avere paura, perché a meno che tu non faccia qualcosa, la paura non ti serve, non lo so. Adesso sono davanti alla biblioteca pubblica di New York Public Library.
è sul viale 5, la quinta viale, Feter, un viale molto famoso, molto cara. Sì, e anche qua il film Ghostbusters, in realtà non so il nome, non so come si chiama in italiano, il titolo. Comunque sì, l'inizio di film Ghostbusters è ambientato qua alla biblioteca. Oddio mio, non riesco a parlare. Biblioteca. È qua per me sempre. Ammazza, ma questa fontana qua è più bella della fontana di Trevi. Non ha detto nessuno mai. Ok, mi siedo su un gradino della biblioteca e rispondo alla prossima domanda. La prossima domanda è da Dilva Bresciani, grazie. Hai avuto un crush per qualche ragazza italiana? Sì, ne ho avuto alcuni, forse in passato. Sì, decisamente c'è un ragazzo o due su cui ho avuto un crush in passato. Conosco tante ragazze italiane, tante ragazze italiane belle ovviamente. Non dirò i nomi di qualcuno, però ci sono due attrici che mi piacciono molto, tipo Lucrezia Guidone, Simona Tabasco. Quindi se state guardando questo video, Lucrezia e Simona, fatemi sapere quando venite a New York e potrei portarti in giro e farti mostrare qualche cosa bella della città e cose che non sono conosciute ai turisti. Oh sì. Mi sto avvicinando Grand Central Station e in sottofondo c'è the Chrysler Building. C'è anche c'è una foto famosa qua in cui si può vedere i raggi da sole dalle finestre, è molto bella. Sì, questa è la stazione di Grand Central. E rispondo a un'altra domanda. La domanda è: ti piace? Mi piace guidare in Italia? Sì, in realtà non è una cosa a cui ho mai pensato. Ho guidato in Italia solo 2 volte. Una volta ho noleggiato una macchina in Salento, ho guidato da Bari a Polignano a Mare, a Monopoli, a Gallipoli, a Lecce, sì. E un'altra volta ho noleggiato una moto, un motorino per un giorno a Riccione. Sono andato a Cesenatico, Rimini, Cattolica. Non ho mai guidato a Milano, a Roma. Non ho paura perché guido qua e New York è secondo me come Roma, tranne per i motorini dappertutto. Comunque sì, un giorno presumo che guiderò a Roma. A few moments later. Oddio mio raga, stanno creando qualcosa di straordinario dentro qua. Non vedo l'ora. Ok raga, mentre sto camminando verso il prossimo posto, fatemi sapere nei commenti qui sotto. Un posto qua a New York, anche nello stato di New York, anche nel mio stato di New Jersey, un posto in cui vorreste vedermi andare e farvi vedere. Sì, fatemi sapere nei commenti. Grazie.
trova la rete televisiva NBC, è una delle reti più grandi, principali qua. E NBC creano tipo Seinfeld, Friends, Saturday Night Live, SNL e tante altre serie ovviamente. Ok, ho trovato un posto in cui posso sedermi, è un posto ancora qua a 30 Rock e Rockefeller Center, ma è un posto in cui speriamo che non si senta la musica. Nel video comunque rispondo alla prossima domanda, la domanda è da Chiara. Grazie Chiara. Can you explain to us how the university in the USA works? Puoi spiegarci come l'università funziona nei USA? Allora, scusatemi se non so tutte le parole, però qua praticamente ci sono 4 lauree: Associates, Bachelor's, Master's, Doctorate. Associates è una laurea di 2 anni all'università, Bachelor's è la vostra triennale. Qua è una laurea di 4 anni, scusa, 4 anni è la laurea più comune, e poi c'è la Masters che è l'equivalenza di magistrale, e poi c'è PhD, PhD, Doctorate Degree che e la Masters di solito ci vogliono 5 anni e Doctorate 6 anni. Farò un video in futuro in cui spiego di più questo argomento, perché secondo me è un argomento abbastanza grande e voglio spiegarlo abbastanza bene e farlo in modo giusto. Qua sull'angolo della strada 50esimo e la viale 6th Avenue 50th c'è Radio City Music Hall, che è un teatro molto grande. La capienza è più di 6.000 persone, è un teatro molto famoso, molto majestico, molto grande ovviamente, molto fiato, anche è bellissimo. Lavoro lì in questo teatro ogni tanto. E qua davanti a questo edificio mi sembra un posto perfetto per rispondere alla prossima domanda, proprio qua, sera lì, qua. Allora, cosa pensi che sia quello che più ti ha arricchito dal conoscere l'Italia e gli italiani? Mi piace molto questa domanda, quindi grazie a Vanessa Cavina per avermi chiesto. Allora, direi che la cosa di cui mi ha reso arricchito di più sarebbe semplicemente l'abilità di imparare e di conoscere un altro modo di vivere, un'altra cultura in modo molto più profondo. Ovviamente si potrebbe imparare dall'Italia, delle culture italiane, dagli italiani, usando la lingua inglese, perché c'è un sacco di contenuto in inglese su qualsiasi argomento che esiste, però avendo la conoscenza della lingua, sapendo parlarlo, decisamente mi dà una prospettiva molto diversa e molto profonda. Cambia il modo in cui si sente, in cui mi sento. Spero di aver senso in questo discorso. So che non avrei vissuto così tante esperienze in Italia e non conoscerò così tante persone fantastiche e non avrò così tanti amici se non sapessi parlare italiano. Diciamo che c'è un apprezzo più intimo, più mentale. Sono preoccupato che senza l'abilità di usare la lingua italiana tutta la vita sarebbe diversa.
ragazzi, ho già preso un acqua frizzante al lampione e lime, è buono, molto buona, molto rinfrescante. Comunque rispondo alla prossima domanda. Questa persona, Adriana 7234, mi ha chiesto 4 domande. Prima, nel giorno che sarai in coppia smetterai di fare i video? No, certo di no, continuerò a fare i video. Non voglio dire per esempio, perché ovviamente c'è una fine a tutto, ma no, non smetterò di fare il video. Non so se la ragazza del futuro sarà nei video, vediamo, non lo so. Seconda domanda, perché hai scelto l'Italia e l'italiano? Cosa ti attrae? Ho scelto l'italiano in Italia perché sono italo-americano e l'ho studiato al liceo, quindi avevo già tipo la fondazione, i rami della lingua, e perché sì, sono italo-americano, quindi la famiglia è italo-americana, sono la 4ª generazione come detto precedentemente. Sì, quindi questa è la ragione. Terza domanda, in futuro vorrai vivere in Italia? Magari mi piacerebbe tantissimo trasferirmi in Italia, magari a Roma, di città in cui ho i più amici, e ovviamente Roma è molto bella, una città eterna, è molto globale. Sì, magari in futuro vedremo dove mi porta la vita. L'ultima domanda da Adriana, oltre all'italiano conosci altre lingue? No, so parlare solo l'inglese e l'italiano. In futuro vorrei tanto imparare lo spagnolo, infatti lo imparerò usando solo l'italiano, quindi non userò l'inglese per niente con lo spagnolo. Voglio iniziarlo, però ho un po' di paura di come si chiama? Di diminuire il mio livello di italiano. Non voglio fare confondere le lingue, diciamo, ma in futuro sì, voglio imparare lo spagnolo. E questo posto si chiama Hudson Yards, è una zona abbastanza nuova, è molto figo, proprio praticamente sul lungo fiume. E questa scultura, questo monumento, non lo so come si chiama, no, solo il nome in questo momento mi sfugge. Comunque è molto figo, è coperto con le scalinette, però è chiuso adesso. Perché? Perché è diventato un posto molto popolare per suicidarsi, quindi adesso è chiuso e non si può salirlo, perché sì, non vogliono che le persone saltano dal cima. Ok, adesso sto camminando su questa struttura, si chiama la High Line. In realtà è una struttura vecchia per la metro. Adesso è praticamente un paesaggio, un posto di camminare, attraversa le città. Si può vedere la ferrovia, il ferro vecchio. Ok, ho trovato una panca qua, mi sembra il posto ottimo per rispondere alle prossime domande. Queste domande vengono da Promo House AN, che sa, secondo me, è il mio amico Luca. Quindi grazie Luca. Prima domanda, tutte in inglese. Why did you start this YouTube channel? Perché ho creato questo canale YouTube? Semplicemente perché volevo un progetto e volevo qualcosa da fare e volevo un modo per usare e migliorare l'italiano, e quindi questo era il motivo. Numero 2, can you bring those language battles on the channel more often?
Vuoi fare quelle sfide linguistiche più spesso? Certo che sì. Sì. 3. What's the most enjoyable moment you've had in Italy? Quale momento è stato il più piacevole per te in Italia? Non so, in realtà non voglio dare una risposta abbastanza generica, però direi che forse uno dei giorni più bello della vita sarebbe un giorno in cui sono arrivato a Roma per la prima volta. I miei amici Brian e Insomnia mi hanno ospitato e quel giorno ho incontrato anche un'altra amica, si chiama Rosalba, con cui ho parlato tantissimo su Skype nei mesi nell'anno precedente, ma quella serata era la prima volta in cui ci siamo incontrati e siamo usciti in 5. Sì, è stata molto bella quella serata, quel giorno intero. Sì, quindi direi che quel giorno sarebbe uno dei momenti più piacevoli in Italia per me e per la vita in realtà. L'ultima domanda. Do your family and the job in the US prevent you from coming to Italy and living here? Mi impediscono la famiglia e la carriera dal sogno di vivere in Italia? No, direi di no. È un po' più complicato, non direi che il mio lavoro mi impedisce da vivere in Italia, decisamente non guadagnerei per niente quanto in Italia, che è la cifra che guadagno qua a New York, e la carriera a Roma in Italia sarebbe un po' diversa, non lo so, ma non direi che mi impedisce. E la famiglia no, la famiglia vuole, l'unica cosa che vuole la famiglia è che io sia felice, quindi sì. E penso di finire questo video qua. Grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto questo Q&A e anche questo mini tour di New York, e sì, grazie mille di nuovo e ci vediamo al prossimo video. A presto ragazzi, ciao!